Buongiorno a tutti amici, stiamo chiudendo le valigie, ci spostiamo anche da questa camera, però con calma, ci fanno rimanere sino all'1. Alle 4 abbiamo un taxi che ci porterà alla stazione dei treni e dopo 11 ore di treno raggiungeremo Saigon, finalmente, al sud, al sole e al caldo. Piove da stamattina, tutta la notte ha piovuto e questo è il clima che c'è qui. C'è caldissimo, ovviamente. Da stare in ciabattine, magliettina, però l'acqua, la pioggia ci ha stancato davvero. Finisco di chiudere le valigie e si lascia la camera. Io ho appena finito di lavorare, Rita ha quasi finito di allenarsi, mi alleno anch'io, doccia di tutti, di entrambi, e si chiudono le valigie. Sì, la mia è già chiusa. Che giornatina, abbiamo fatto bene a scegliere di scendere e lasciare questa zona, anche se tra qualche giorno qui arriva il caldo. Comunque, sì, vabbè, sono nudo, però piove malamente. E l'una ci ha concesso la ragazza di andare via all'una, in genere il check out è mezzogiorno. Lasciamo la stanza e alle 4 ci rechiamo alla stazione e salutiamo Quinnon, forse qui, perché è scritto Quinnon con l'H, gnon con l'H diventa gnon e quindi è Quinnon. Siamo stati bene ieri, troppo bene, per fortuna ci ha dato un giorno di tregua, quindi abbiamo visitato un po' di cose. Oggi piove tutto il giorno, sta diluviando. Andiamo Rita, lasciamo la camera, lasciamo le valigie giù, ci spostiamo un po', andiamo a pranzo e poi torniamo a prendere le valigie e si parte. Andiamo. Esperienza stupenda in treno, Rita è un po' spaventata perché ha letto un po' di recensioni. Chissà, magari staremo anche bene. Speriamo. Comunque 11 ore di treno, cabine da 4, quindi dormiremo anche con altre 2 persone, i letti dovrebbero essere confortevoli. E ci dovrebbe essere anche un ristorante a bordo in un vagone. Ma è un'esperienza che volevo fare, volevo prendere questo treno che attraversa tutto il Vietnam, ci tenevo, quindi lo facciamo. Oltre al treno devi prendere anche lo zaino. Sì. Abbiamo pagato 20 euro a notte e stiamo andando a pranzo. Lasciamo le valigie alla reception e poi rientriamo. Carino quell'ombrellino rosa. Sì. Il ristorante è qua di fronte. Che tempo ragazzi, madonna, sta diluviando. Abbiamo scelto cosa mangiare adesso aspettiamo che ce lo portino. Abbiamo scelto 2 piatti di mare, 2 pesci e 2 piatti di verdure, ma ce ne hanno già portato anche loro senza chiedere nulla. Questo è un pomodori. Davvero, bianchi così. Salsa d'acciughe, io preferisco qua nelle piccantissimo. Rita si è lanciata e ha detto che sono pomodorini, invece sono castagne d'acqua, piatto tipico vietnamita. L'abbiamo azzeccata stavolta, guardate che giornata, vento, pioggia, impossibile anche andare in moto, anche con le mantelline perché sta piovendo lateralmente. È andata proprio bene, dai. Saliamo in treno oggi, scendiamo domani e quando scendiamo ci saranno 35 gradi col sole. Questa è una montagna di riso, delle verdure e 2 uova imbevute nell'olio piccante, ma molto. Altre verdure ragazzi, buone. Forse ogni volta ordiniamo anche troppe cose perché non ci rendiamo bene conto. Dovrebbero portarci anche 2 pesci diversi. Questo è il mio piatto, un trancio di tonno, sembra anche molto bello. Buono? Comunque siamo delle buone forchette Rita e non lasciamo nulla. Delle buone forchette e adesso delle buone bacchette. Stiamo diventando delle buone bacchette, Sì. Non è possibile, mangiato un trancio di tonno, un pesce brasato per Rita
e 2 tipi di verdure diverse, una montagna di riso e... ma che ne so, ci hanno portato di tutto e abbiamo speso 12 euro, 13 euro, assurdo davvero. Comodo? Quindi il caffè si può. Devo ringraziare il mio caffè comunque. Senza il mio caffè non avresti potuto fare questo. Coricarlo. Perché ogni volta che bevo il caffè dovete sapere che mio marito fa il muso, perché lui non è beve, che rottura. E vedi? Ci sono i lati positivi. È andata alla grande, ragazzi, ci siamo bevuti un ginger, io un caffè Rita e siamo rimasti lì dentro tranquilli mentre diluviava. Sono rimasto coricato 1 ora e mezza. Qui si può dentro un bar sdraiarti e stare comodo, non c'è nessun problema, non sei strano. Adesso rendiamo i parapioggia e aspettiamo i taxi. Parapioggia. Di nuovo comodamente sdraiati da una parte all'altra. Sentiamo dalla parte ci sdraiamo. Adesso, beh, manca poco. Quanto mancherà il taxi? Una ventina di minuti. E poi altri 20 e siamo alla stazione dei treni di Dieu. Vedi, mi preoccupa, Ma che... Ma sì, mi preoccupa sta storia, la storiaccia questa. Tieni. Ok. Macchinina elettrica, 20 minuti e siamo alla stazione dei treni. 1000 rumori hanno queste macchine, sembrano navicelle spaziali. Dieu 3. Andiamo a presentare i biglietti, vediamo che ci dicono. Rita è preoccupatissima per questo viaggio in treno. Un'avventura, una bella avventura. Io invece sono contentissimo. 16:25, si parte alle 16:40. Il treno si chiama SE3. È una bella esperienza. Mai preso treni neanche in Thailandia e neanche negli altri stati in Asia. È il primo. Rita è un po' preoccupata perché Credo che sarà anche l'ultimo. chissà, vedremo. A volte la polizia potrebbe lasciare a desiderare, ma lo vedremo insieme. Si va dall'altro, ragazzi, si attraversano i binari. Grande Rita sul treno, grande. La nostra cabina, Rita, che figata, mi piace troppo questa storia. Vado a cercare il bagno. Tanta roba invece, abbiamo il nostro lettino. Questo che cosa? Guardate dove passa. Questo arriva da Hanoi e scende giù a sud sino a Saigon. Attraversa tutto il Vietnam. Vedete? Parte da su e fa tutto il Vietnam sino a Ho Chi Minh. Queste, ragazzi, sono le cabine, vedete, 4 posti, piccole piccole, però beh, meglio viaggiare così per 11 ore che seduti in una macchina. Nel frattempo piove sempre, moltissimo adesso. Si parte, ragazzi, si lascia Qui Non. Buon viaggio, Rita. Sarà bisogno. Sono appena passati con i carrelli a servire la cena. Abbiamo riso, pollo, carne, forse anche tofu e un pochettino di verdura. Per 100.000, 1,50 euro a testa. Bella esperienza lì. Hai mai dormito in un treno? No, mai. E allora? Mai. Non credo che dormirò neanche oggi. È ora dello spuntino, ragazzi. Abbiamo della carne frittata, vedete, e riso. Mangio, anche perché poi non lo so se passerà altra roba da mangiare, è probabile.
Questa non è compresa, la vendono, quindi è possibile che la portino sempre. Buon appetito. Rita, se la leggi. Fame zero, vero? No. Aspettiamo. Ah, già mangiato. Accovacciati a guardare un film, internet prende, poi io la scheda vietnamita prende dappertutto. Buona visione! Abbiamo appena finito di vedere un film molto carino. Sì, bello, molto bello. E comunque c'è da dire che siamo molto fortunati perché stiamo viaggiando in una cabina in 2 ed è da 4. Quindi per il momento non è ancora entrato nessuno. Per il momento va bene. Però fa forse un 12 fermate da qui a Saigon ed è probabile che possa salire qualcuno. Speriamo di no, dai. Speriamo di stare soli così stiamo da Dio. Sì, stiamo bene. Molto bene. Vabbè, secondo film. Secondo round. Alla grande ragazzi, lettino, Netflix, stiamo bene. 4 e 43 del mattino e siamo quasi a Saigon. Manca veramente poco, credo manchi neanche un'oretta. Fuori ancora buio ovviamente. E siamo in una fermata chissà dove. Meanwhile, still remain its own East Asia style. Benvenuti a Saigon. 12 ore di treno ce l'abbiamo fatta. Bella esperienza, bella esperienza. Abbiamo dormito un po' e quindi va benissimo. Vecchiotti i treni, sembrano quelli della mia città sempre. Molto peggio. Sì. Problemi per trovare un tassista all'uscita della stazione dei treni. Guardate tutti questi uomini con le casacche blu, ce n'è 200. Ma abbiamo l'hotel a 700 metri da qui, andiamo a piedi piano piano. Abbiamo cercato appunto l'hotel dietro la stazione così da non stressarci e infatti scendiamo adesso 500 metri e lasciamo le valigie in hotel. Se ci noleggia uno scooter, una moto all'istante possiamo già prendere la moto e uscire dalle 6 del mattino. Stiamo prendendo possesso dell'hotel, sono le 5:41 del mattino. Abbiamo svegliato la ragazza che era qua dentro, c'è scritto 24 ore su 24. O ci fa appoggiare le valigie o ci fa addirittura entrare e prendiamo uno scooter. 6 meno un quarto e c'è un caldo pazzesco. Vi dico quanti gradi ci sono. A Saigon finalmente troviamo il caldo. Lasciamo la pioggia. La sveglia la tizia, ma l'ho già svegliata io. Allora, qui ci sono adesso 25 gradi alle 6 meno un quarto e oggi ne farà 33. 7 meno 20, ci hanno già consegnato lo scooter, andiamo a fare un giro a fare colazione. Ho fatto 20 metri e sono rimasto a piedi, per fortuna 20 metri e non chissà dove. Forse senza benzina, perché ve l'ho già detto che te li consegnano sempre senza benzina, non arrivi neanche al distributore e tu glieli rendi col pieno. Questa è la strada ragazzi di fronte al nostro hotel. Tranquilla, c'è un signore che si è acceso la sua musica a palla dentro casa, un altro a fianco sdraiato che dorme. Meraviglioso. Primi metri a Saigon ragazzi ed è un delirio. Devi girare a te. C'è leggermente traffico anche a Saigon, sembra di essere di nuovo da noi. Qualche motorino in strada c'è. Non ho ancora visto quanti milioni di abitanti fa. Guardate la situazione ragazzi, guardate, è pazzesco, è incredibile. Se uno deve girare a sinistra adesso da dove sono fermo io è impossibile.
Rita oggi voleva un croissant e un caffè. Ma dove ti credi? In Francia ti credi? Devi mangiare noodle, brodo. No, noodles a colazione. Io adesso mi mangio un piatto di brodo con noodle. La mia colazione, ragazzi, 3 polpette e un panino un po' abbrustolito. Altro che croissant, ragazzi, polpette a colazione. Cosa dite? Meglio la mia colazione? Polpette, pane e un brodino. Quella di Rita, yogurt con Mango. con acqua, con ghiaccioli. Noi ragazzi dobbiamo immetterci qua in questo piccolo flusso di scooter. Volevamo portarvi a vedere una bellissima cattedrale, la prima a Saigon, ma è in fase di ristrutturazione completamente. Adesso vi faccio vedere qua davanti. Veramente un delirio guidare e girare a Saigon. Assurdo, veramente assurdo. Mai visto in vita mia, né a Bali né in Thailandia, da nessuna parte. È una cosa mostruosa. Adesso vi dico quanti abitanti ci sono. Prima però filmiamo almeno Nostra Signora e poi andiamo a vedere un'altra cattedrale con la possibilità di vederla. Qua ci sono i lavori di ristrutturazione, purtroppo. Città vera e propria, 10 milioni di abitanti. Città ampliata con l'area amministrativa, 14 milioni di abitanti. C'è nessuno qua. Oh Rita, non si vede nessuno in giro. Adesso visitiamo il Palazzo della Riunificazione, simbolo della fine della guerra nel 1975. Sale originali, bunker, tetto con elicottero. Non so cosa potremo vedere dentro, ma andiamo e lo scopriamo insieme. Qua fuori ci sono un paio di carri armati. Per nemmeno 3 euro prendo un'audioguida. Ci sono tutte le lingue tranne l'italiano. Contiamo sempre meno, ragazzi. C'è in francese, in inglese, in tedesco, coreano, spagnolo, russo, cinese, thailandese, giapponese, vietnamita, italiano ovviamente no. Però c'è spagnolo, francese e tedesco. Qui facevano senz'altro tutte le riunioni di Stato. Sala del Consiglio dei Ministri. Proseguiamo. Questa è la sala dove si riunirono il presidente con i vari generali per risolvere la situazione della guerra nel sud. Questo era il salotto del presidente. Guardate che bella questa fotografia. Al centro il generale dell'aeronautica, primo ministro del Vietnam del Sud, alleato degli Stati Uniti. Infatti a sinistra vedete che c'è Richard Nixon, figura controversa, molto anticomunista, e infatti si erano alleati con gli americani per combattere i vietnamiti del nord. Ho Chi Minh invece è il leader del Vietnam del nord e infatti combattevano contro il sud e combattevano contro gli americani e anche questo generale. Questo, ragazzi, era il suo ufficio, bellissimo questo, l'ufficio del generale dell'aeronautica di cui vi ho parlato prima. Praticamente chi comandava il Vietnam del Sud insieme agli americani, e questo era il suo ufficio. Pazzesco, questa era la sua sala. Qua ricevevano gli ambasciatori dei vari stati.
questi sono gli appartamenti privati del presidente. Queste erano le sale da pranzo, questa è un'altra camera da letto, comunque molto semplici, sì, molto semplici. Prima di uscire ragazzi vi facciamo vedere i bunker. Questo sì che è interessante, guardate, una città sotto il palazzo con le porte di ferro. Guardate i bunker come erano fatti. Questa invece era la sala della guerra. Qui varie apparecchiature radio. Sempre bellissimo entrare in questi posti dove sono state prese decisioni importantissime, decisioni fondamentali. Questo era proprio il centro di comando dove stava il presidente con i generali e controllavano le varie mappe con gli avanzamenti o le perdite nei vari territori. Vedete che era diviso proprio il Vietnam del Nord e il Vietnam del Sud, in questa epoca, in questo periodo ancora era diviso. Ci sono i vari territori conquistati, le truppe spostavano, prendevano le decisioni. Io adesso ovviamente non le so leggere, anche tutto in vietnamita, però questa 28/1 del 73 e qua probabilmente addirittura anche, penso, non ho idea, o morti o truppe impiegate, probabile. Siamo stanchissimi ma l'abbiamo voluto visitare subito. Quanta storia qua dentro. Noi l'abbiamo vista solo in televisione, sono sentito dai telegiornali e visto nei film. E qua si sono svolte realmente tutte quelle operazioni. Questo, se lo traduco per voi adesso, è probabile che siano davvero persone, bindin, chissà. Adesso lo traduco, vediamo cosa dice. Ovviamente qua sotto non prende, siamo in un bunker ragazzi, non ci avevo pensato. Comunque gli ho fatto una foto e provo a tradurlo fuori appena usciamo. Immaginatevi qua i generali, il presidente che mettevano le varie crocette per territori conquistati o chissà. Questa è Saigon. Mercedes 200 usata dal presidente. Questa macchina fu usata il 30 di aprile per recarsi alla radio per dichiarare la resa incondizionata e la fine delle guerre. Il 30 aprile del 75 se non sbaglio. Quel documento che ho fotografato prima e che ho cercato di tradurre prima si parlava proprio della popolazione, elettori, unità amministrative, quindi una tabella ufficiale che riassumeva le province per provincia e questi dati, villaggi, frazioni. Tabella amministrativa del Vietnam del Sud usata prima del 75 per censire popolazione ed elettori provincia per provincia. Un documento che racconta come il paese fosse organizzato durante la guerra. Adesso ragazzi cerchiamo di riavvicinarci all'hotel, anche se presto sono le 10. Noi siamo già in giro, ma abbiamo dormito praticamente nulla in treno, poco, avrò dormito un'oretta. E dobbiamo riuscire ad arrivare all'hotel, spogliarci perché ci sono 30 gradi e rilassarci un attimo. Non abbiamo perso tempo, siamo in giro dalle 7 del mattino. Cioè, per dire la verità, da ieri. Nell'attesa che ci mandi un messaggio la ragazza dell'hotel che per dirci che è pronta la camera ci beviamo un pineapple juice. Guardate che buono. Adesso il traffico è diminuito perché non è più l'ora di punta dove tutti vanno a lavoro. Stamattina alle 7 è stata qualcosa stupenda da vedere, mai vista in vita mia. Adesso si circola già meglio, c'è sempre traffico a livelli paurosi rispetto a una città che conosciamo noi, ma si può guidare senza troppo stress. Siamo riposati un attimino nel divanetto della reception e siamo pronti per andare a mangiare qualcosa e a brevissimo facciamo il check-in. Nostra baguette calda calda a 35 gradi. Buon appetito!
E finalmente prendiamo possesso della camera. Buonasera Rita. Buonasera. E buonasera a tutta la nostra community. Non avendo dormito tutta la notte in treno, perché non è che è stato così comodo, ci siamo riposati un po' di pomeriggio e siamo pronti per uscire. Sono le 6 meno 5 e mezzo. Le 6 meno 2 minuti. Ah, le 6 meno 2 minuti. Abbiamo delle cose da vedere, noi ci mettiamo sempre i punti di interesse, li fissiamo e adesso Andiamo a vedere. andiamo. C'è una via famosa, piena di luci, con grattacieli intorno, quindi molto illuminata, molto bella. C'è un grattacielo dove si può salire pagando per vedere tutta la città, comunque qualcosa da visitare, ce l'abbiamo sempre. Usciamo, ci sarà caldissimo ragazzi, ci saranno 28 gradi adesso alle 6 di sera. Abbiamo anche una terrazza e questa è la vista da sopra la nostra terrazza. L'aria è bollente, che bello in scooter di notte. E guardate qui la roba che c'è stesa, si asciugherà in 3 secondi. Un phon caldo, vabbè non ci vedete bene, anzi per niente, andiamo. Minuti tranquilli in scooter, rilassati, le strade libere. È fantastico circolare in questi posti in scooter, è davvero fantastico. Ci sono delle leggi che si creano in automatico, dei modi di guidare in automatico e sono sicurissimi alla fine, sono strade sicurissime, come capisci un attimo. Ci troviamo a Nguyen Street, è una strada famosissima, ricca di negozi, di grattacieli, molto illuminata e bellissima, veramente bella. La via dello shopping di Saigon. Domani mattina alla luce voglio salire su questo grattacielo, vi faccio vedere Saigon dall'alto. Per qualche euro si può salire su. Rita, aggiornaci sull'ora. Le 8 meno 10. Perfetto, in Da perfetto orario. pensionati. Non è vero, alle 8 si cena, Rita. A Saigon, a Saigon si cena alle 8. Nel menù c'è anche tutta la storia della famiglia di questa ragazza o del fratello, delle difficoltà economiche che hanno avuto, dove sono stati, vivevano in una casa fatiscente, senza cibo. Il padre è dovuto partire, la mamma è partita da noi ad aprire una bancarella di frutta e poi piano piano senz'altro ce l'hanno fatta e hanno questo bel ristorante.
Questa ragazzi è la nostra cena, guardate quanto cibo c'è, assurdo. Ce la faremo a mangiarci tutto. Ci proviamo. Beh, tutto non lo so. Avete visto che bella cena? Buon appetito a tutti amici. Non potete capire la bontà della cucina vietnamita, si mangia davvero da Dio. Thank you. Abbiamo mangiato da Dio ragazzi, speso poco più di 15 euro a testa. Proseguiamo. Oggi a Bangkok si sta giocando la finale della medaglia d'oro del torneo di calcio ai SEA Games 2025 tra Vietnam e Thailandia. Ha appena pareggiato il Vietnam, stava perdendo 2-1. Vietnam in vantaggio 3-2 ai supplementari, impazzita la città. Ragazzi, che figata, quanto ho riso, tutti tranquilli, nessun problema, nessun casino.
capito sempre quando vince qualche squadra, anche in Marocco, che erano arrivati mi sa in semifinale. Qua c'è un delirio!